Allora, qui abbiamo un'espressione da semplificare e ridurre al minimo termine che è 5 fratto 1 meno x. Quello lì è il risultato. Come dobbiamo procedere? Innanzitutto cerchiamo di andare a decomporre ai minimi termini tutti i vari polinomi. E quindi cos'è che può essere decomposto? Sicuramente questo qui e questo qui con una differenza di quadrati, mentre questo qui verrà scomposto con un trinomio speciale. Iniziamo con l'andare a fare il minimo comune multiplo di quello che abbiamo qui sulla sinistra. Quindi noi abbiamo x-1 che moltiplica x più 2 e poi dobbiamo aggiungere sopra quello che manca sotto. Quindi nel caso dell'1 dobbiamo mettere proprio x-1 che moltiplica x più 2 più x più 2 perché è la quantità che manca al secondo addendo, più x meno 1, che è la quantità che manca al terzo addendo. Continuiamo col semplificare questa cosa qua. In questo caso dobbiamo semplicemente andare a moltiplicare questi due tra di loro e poi sommare gli altri due addendi. Quindi noi abbiamo x al quadrato meno x più 2x meno 2. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto il prodotto di questo con questo, che mi dà x quadro, il prodotto di questo con questo, che mi dà 2x, il prodotto di questo con questo, che mi dà meno x, e il prodotto di meno 1 con 2, che mi dà meno 2. Quindi una volta fatta questa semplificazione non resta che sommare x più 2 più x meno 1. A questo punto adesso dobbiamo andare a fare le opportune semplificazioni. Quindi ci accorgiamo che il termine di secondo grado è soltanto 1, quindi lo lasciamo così come sta. Mentre dobbiamo andare a vedere che cosa succede per tutti i termini con la x. Tipo qui abbiamo meno x e qui abbiamo più 2x. Quindi stiamo a una x, sommo quest'altro e stiamo a 2x, sommo quest'altro e stiamo a 3x. Poi che cosa manca? Manca questo meno 2 e questo meno 1. Quindi, avendo fatto tutti i conti, abbiamo x quadro più 3x meno 3. Quindi per quanto riguarda i numeri abbiamo meno 2 più 2 e meno 1. Meno 2 e 2 si semplificano, quindi ci rimane questo meno 1. In pratica cos'è che ci rimane? Ci rimane x quadro più 3x meno 1. Non è un caso che ci è uscito questo polinomio qua, perché come vediamo compare anche qui. E questo per noi è una bella notizia perché vorrà dire che dopo si andrà a semplificare. Quindi tutti questi passaggi qui che ho fatto in realtà riguardano solo e soltanto il primo pezzo, la prima parentesi. Quindi la semplificazione di tutto ciò si può ricondurre a x-1 che moltiplica x più 2 al denominatore, mentre al numeratore avrò x quadro più 3x meno 1. Ok, poi andando avanti io noto che ho questo diviso. Allora il diviso si trasforma adesso in per e la frazione andrà a ribaltarsi. Quindi noi in pratica abbiamo x quadro più 3x meno 1, mentre sopra mettiamo quello che prima stava sotto, x quadro meno 4. Solo che nell'andare a selezionare x quadro meno 4, io vado a fare direttamente una differenza di quadrati. La differenza di quadrati la ricordo qui. Se ho un quadrato, quindi al quadrato meno un altro quadrato, beh allora cosa devo fare? Devo fare il prodotto tra la loro somma e la loro differenza. E infatti x quadro meno 4 andrà a diventare così x meno 2 che moltiplica x più 2. Da notare poi che per finire il tutto dobbiamo andare a sommarci l'ultimo pezzo che è rimasto, che è dato da 9 meno x quadro. Però attenzione perché questo pezzo qui a me conviene riscriverlo in questo modo, ossia siccome qui c'è un più e questi due stanno girati, a me piacerebbe scambiarli di posto. Quindi che cosa faccio? Metto un segno meno, questo diventa x quadro meno 9, fratto x quadro meno 4x più 3. Quindi qui sempre come al solito. Adesso questo pezzo qui, che cosa ci faccio? Beh, adesso va decomposto questo pezzo qua. Quindi andiamo a scriverlo qui sotto. Quindi adesso devo lavorare con meno, linea di frazione, x quadro meno 9 fratto x quadro meno 4x più 3. Ok, adesso di questo io voglio fare una decomposizione
una semplificazione e vado a riscriverlo qua in maniera decomposta, ossia faccio la differenza di quadrati che c'è tra x quadro e meno 9, in questo modo quindi diventa x meno 3 che moltiplica x più 3 e sotto diventa un trinomio speciale, quindi dovrò scrivere x meno 3 che moltiplica x meno 1. Perché questa decomposizione? Perché io devo trovare due numeri la cui somma faccia meno 4 e effettivamente se io sommo meno 3 e meno 1 che ho scelto qua ottengo meno 4. Se vado a fare il loro prodotto ottengo più 3. Quindi se vado a moltiplicare di fatti meno 3 e meno 1 ottengo più 3. Quindi tutto combacia alla perfezione. Quindi che cosa rimane in pratica? Allora, prima di andare al passaggio successivo, quindi mi accorgo che quello che posso semplificare è tanta roba, perché posso andare a cancellare tutto questo qua con tutto questo qua. Poi ancora posso fare questo x più 2 con questo x più 2. Mentre da questa parte cosa? Beh, posso semplificare questo x meno 3 con questo x meno 3. A questo punto cosa noto? Noto che a frazione mi è rimasto solo x meno 1, mentre sopra al numeratore mi è rimasto x meno 2 e per quanto riguarda il primo addendo, e per quanto riguarda invece l'ultimo addendo avrò meno x meno 3. E allora che cosa notiamo? Che le x si cancellano e mi rimane semplicemente meno 5 fratto x meno 1. Che se andiamo a controllare è il risultato, sì, dimmi. Ok, quindi se... No, ma ti spiego. È venuto, ma ti spiego. Se andiamo a confrontare con il risultato, vedi, il risultato è questo, è 5 fratto 1 meno x. E allora, per lo stesso principio che ho raccontato prima, che cosa faccio? Uso questo segno meno, lo porto dentro il denominatore e diventa 5 fratto 1 meno x. Cioè, avere questo segno meno qua consiste nel scambiare di posto questi due. E poi di fatti il risultato è questo qua. Il nostro obiettivo nuovamente è quello di andare a semplificare questa espressione qua e come prima la prima cosa da fare è andare a ridurre ai minimi termini qualsiasi cosa. Quindi vogliamo sicuramente scomporre questo qui che è facilissimo, è una differenza di quadrati, dobbiamo fare t meno 2 che moltiplica t più 2. Poi per quanto riguarda questo qua è il quadrato di un binomio, quindi t più 2 tutto al quadrato. Per quanto riguarda invece questo qui di sopra è un trinomio speciale e dobbiamo trovare due numeri la cui somma faccia 1 e il prodotto faccia meno 2. Beh, a questo punto io prenderei t più 2 che moltiplica t meno 1. Infatti 2 meno 1 fa 1 e 2 per meno 1 fa meno 2. A questo punto direi che ci siamo e siamo pronti per iniziare. Allora, per quanto riguarda il primo pezzo, dobbiamo fare t più 1 per 2, perché dobbiamo sempre lavorare con il minimo comune multiplo. Quindi abbiamo 2t più 2 meno 6 fratto t più 1. E questo è il primo pezzo. Poi, secondo pezzo, dobbiamo aggiungere sopra quello che manca sotto. Quindi in questo caso questo t quadro meno 4 va a moltiplicare 1 e otteniamo t quadro meno 4 più 3. Mentre sotto andiamo a mettere quello decomposto. Quindi andiamo a mettere t meno 2 che moltiplica t più 2. E infine qui dobbiamo semplicemente ricopiare quello che abbiamo già decomposto. Ok. Da qui seguono le ultime semplificazioni perché abbiamo 2t più 2 meno 6, quindi abbiamo un totale di 2t meno 4, ma scrivendo 2t meno 4 ci accorgiamo immediatamente che possiamo raccogliere un 2 e quindi questo diventerà 2 che moltiplica t meno 2 fratto t più 1 per quanto riguarda sopra abbiamo t meno 4 più 3.
Meno 4 più 3 fa meno 1 e quindi è come se noi avessimo una differenza di quadrati, t quadro meno 1. Come si decompone t quadro meno 1? Quindi qui lo riscrivo come se fosse t quadro meno 1. Beh, ovviamente è t meno 1 che moltiplica t più 1 fratto t meno 2 che moltiplica t più 2 e poi rimane sempre questo più t più 2 t meno 1 fratto t più 2 tutto al quadrato. Ok, ora iniziamo a vedere che le cose si possono semplificare un attimo. Infatti abbiamo questo t più 1 che va via con questo t più 1, questo t meno 2 che va via con questo t meno 2. Sono arrivato a questo punto e da qui devo fare le opportune semplificazioni. Mi accorgo che questo t-2 se ne può andare con questo t-2, che questo t più 1 se ne va con questo t più 1, questo t più 2 se ne va con un t più 2 che c'è qui. A questo punto il minimo comune multiplo rimane t più 2 e il gioco è fatto perché non mi resta che distribuire questo 2 su questa parentesi, ottenendo quindi un 2t meno 2 e qui ci devo andare a sommare anche quello che rimane nell'altro addendo, diventando poi più t meno 1. E a questo punto, se sommo, ottengo 3t meno 3 fratto t più 2. Ancora posso raccogliere il 3, e quindi ho 3 che moltiplica t meno 1 fratto t più 2. E se adesso vado a confrontare, effettivamente vedo che il risultato è quello lì, 3 che moltiplica t meno 1 fratto t più 2. E quindi questi sono tutti e soli i passaggi. Per quanto riguarda questo esercizio andiamo immediatamente a fare le varie semplificazioni, quindi abbiamo 1 fratto x meno 1 che moltiplica x più 1, ricordiamo che questa è una differenza di quadrati, mentre per quanto riguarda il secondo addendo andrei a fare un raccoglimento della x, quindi abbiamo x che moltiplica x più 1 meno, qui stessa identica cosa, sopra abbiamo il 2, ma sotto abbiamo x che moltiplica x meno 1 questa volta. Poi di tutta questa roba qua io dovrò fare un diviso e qui già inizio a lavorare su quello che può essere un minimo comune multiplo. Quindi innanzitutto mi sistemo le cose in questo modo, come 1 fratto x più 1 meno 1 fratto x meno 1. Perché faccio questo? Perché voglio sistemarmi le cose nella maniera più semplice possibile, quindi con le x tutte a sinistra. Per fare questo raccolgo un segno meno e inverto quelli che stanno al denominatore. A questo punto sono pronto per fare un minimo comune multiplo e difatti adesso che cosa avrei? Avrei x più 1 che moltiplica x meno 1, chiudo, e poi sopra allo stesso modo x meno 1 meno x più 1. Ok, torniamo dall'altra parte. Ora, qui ci rendiamo conto che il minimo comune multiplo sarà x che moltiplica x più 1 che moltiplica x meno 1. Poi dobbiamo aggiungere sopra quello che manca sotto. Nel primo caso solo una x, nel secondo caso un 2 che moltiplica, che cos'è che manca? Manca un x meno 1 e poi qui un meno 2 che moltiplica un x più 1. Ci siamo quasi, quindi adesso la nostra espressione si è semplificata fino a questo punto e dobbiamo andare a invertire la frazione che c'è a destra perché c'è un diviso, quindi diventa per x più 1 che moltiplica x meno 1 fratto, ora semplifichiamo quello che prima c'era al numeratore, quindi abbiamo x meno x, cioè se qui vado a togliere le parentesi adesso, qui diventa meno x meno 1 e di conseguenza la x si semplifica con la x, quindi avrei meno 1 che fa un meno 2. Poi qui il denominatore rimane così come sta, x più 1 che moltiplica x meno 1. Adesso questa è una cosa bellissima perché tutta questa roba qua si semplifica con questa cosa qua. E cos'è che mi è rimasto? Mi è rimasto un x meno 2x più 2 meno 2x meno 2, ok? E vediamo un attimino che cosa rimane da fare. Ora andiamo a trovarci tutto quello che riguarda le x. Abbiamo questo 2x,
quest'altro 2x, quest'altra x, quindi un totale di meno 4 più 1. Ora questo 2 si semplifica con quest'altro 2, quindi ho meno 4 più 1, quindi stiamo a meno 3x. Qui un fratto x per 1 fratto meno 2. Adesso il meno si semplifica col meno, la x si semplifica con la x e mi è rimasto un 3 mezzi che, guardiamo un po', è il risultato del mio esercizio. Allora, noi dobbiamo cercare di risolvere questo esercizio e per risolvere questo esercizio, come al solito, dobbiamo andare a scomporre il tutto a partire dai denominatori. Qui dobbiamo raccogliere semplicemente un 2, quindi diventa x meno 1. Qui stessa cosa, 2x più 1. Qui è certamente un quadrato di binomio, quindi diventa x meno 1 tutto al quadrato e per quanto riguarda questo diventa x che moltiplica x quadro meno 1, ancora si può scomporre diventando x che moltiplica x meno 1, x più 1, anche qui sopra si può scomporre ancora e diventa x che moltiplica 5x meno 1. Bene, abbiamo finito tutte le tutti i vari tipi di scomposizione, però bisogna stare attenti perché il secondo pezzo va capovolto, quindi diventa x che moltiplica x meno 1 che moltiplica x più 1 fratto x che moltiplica 5x meno 1. Quindi già di quel pezzo possiamo andare a semplificare la x. Poi, per quanto riguarda invece la prima parentesi, il minimo comune multiplo sarà 2. Poi, che cosa notiamo qua? Beh, essendo questo un quadrato di binomio, notiamo che ci sono 2x meno 1 al quadrato e quindi li dobbiamo mettere tutti e due e poi dobbiamo aggiungere x più 1. A questo punto dobbiamo cercare di aggiungere sopra quello che manca sotto. Quindi intanto notiamo che il 3 c'è sicuramente, il 2 c'è sicuramente, l'x meno 1 c'è già, quindi noi dobbiamo aggiungere un altro, x meno 1 perché qui è al quadrato e dobbiamo aggiungere anche x più 1 perché quello manca. Qui stesso identico discorso, meno 3, x più 1 c'è già, quindi dobbiamo aggiungere invece x meno 1 al quadrato. Da notare che in tutto questo ancora non ho aggiunto il 2, sia da una parte sia dall'altra, perché ovviamente c'è già al denominatore. Invece dovrò aggiungere questo 2 nel passaggio successivo, quindi qui mi allargo e quindi qui avrò più 2 che moltiplica 2 perché sotto non c'era e devo aggiungerci anche x più 1 perché sotto manca in quanto sotto c'è solo x meno 1 al quadrato. Benissimo, una volta fatto ciò, si passa a fare i vari passaggi. Quindi abbiamo 3 che moltiplica x quadro meno 1 meno 3 che moltiplica x al quadrato meno 2x più 1, chiusa parentesi, più 4 che moltiplica x più 1. Faccio ancora un altro passaggio in cui mi porto avanti le ultime moltiplicazioni che mi sono rimaste. 3x quadro meno 3 meno 3x quadro più 6x meno 3 più 4x più 4. Arrivati a questo punto vado a semplificare quello che si può semplificare, 3x quadro con 3x quadro, vado a raccogliermi tutte le x, qui ho 6x, 4x per un totale di 10x e poi vedo che cosa succede con i numeri. Ho un meno 3 e sto a meno 6 più 4 e vado a meno 2. Quindi adesso posso raccogliere il 2 e mi rimane 5x meno 1. Ok, quindi adesso mettendo insieme tutto abbiamo 2 che moltiplica 5x meno 1 fratto 2 che moltiplica x meno 1 al quadrato x più 1 per x meno 1 che moltiplica x più 1 fratto 5x meno 1. Quindi adesso questa diventa la nostra espressione semplificata al massimo, non resta che andare a semplificare tutto il resto. Quindi x più 1 con x più 1, 5x meno 1 con 5x meno 1, 2 con 2, x meno 1 con x meno 1 al quadrato. Arrivati a questo punto possiamo dire che c'è uscito perché rimane proprio 1 fratto x meno 1 che coincide con il nostro risultato. Allora,
Dobbiamo andare a risolvere quest'altra espressione, quindi si parte sempre con l'andare a scomporre il tutto, quindi andiamoci a concentrare pezzo per pezzo. Questa è una differenza di quadrati, quindi ho t meno 3 che moltiplica t più 3. Stesso discorso si applica anche a questo, stessa identica scomposizione. Mentre qui dobbiamo trovare due numeri la cui somma faccia 2 e il prodotto faccia meno 3. Ovviamente andiamo a scegliere t più 3 che moltiplica t meno 1. Infatti la somma tra 3 e meno 1 dà 2 e il loro prodotto da meno 3. Ancora posso andare a semplificare questo, perché posso sicuramente raccogliere un 3, quindi mi rimane un 5t meno 3. A questo punto credo di aver fatto tutte le possibili semplificazioni. Non resta che procedere step by step, quindi dobbiamo per forza andare a risolvere prima la parentesi che abbiamo nell'espressione. Il minimo comune multiplo sarà dato da che cosa? Beh, siamo costretti a prendere tutto questo t quadro meno 9, quindi prendere questo t più 3 e prendere anche questo t meno 3. Poi questo qui non lo vado più a prendere, che l'ho già preso, il t più 3, però mi rimane il t meno 1. Quindi devo purtroppo metterli tutti all'interno del mio minimo comune multiplo. T meno 1 che moltiplica t meno 3 che moltiplica t più 3. Benissimo. Adesso devo iniziare ad aggiungere sopra quello che manca sotto. Quindi se prima avevo 3t più 3, devo aggiungere t meno 1 più sopra ho 2t meno 2. Cosa gli manca? Vediamo, c'è già il t meno 1, c'è già il t più 3, quindi devo aggiungere il t meno 3. E a questo punto ho finito col sistemare la parentesi e devo continuare a semplificarla però. Quindi devo andare a fare tutte le possibili moltiplicazioni. Quindi questi qua mi viene 3t al quadrato meno 3t più 3t meno 3. Quindi che cosa noto? Immediatamente che questo 3t si va a semplificare. Poi andiamo a fare 2t con questa t, quindi abbiamo un 2t al quadrato meno 6t meno 2t più 6. Quindi ripeto, ho fatto 2t con t, 2t con meno 3, meno 2 con t, meno 2 con meno 3. A questo punto dobbiamo cercare di fare un po' d'ordine e quindi abbiamo questa 3t al quadrato con questo 2t al quadrato che mi dà un 5 t al quadrato. Poi per quanto riguarda i numeri ho semplicemente un meno 3 e un più 6 e il resto è fatto tutto da t. Ho meno 6t meno 2t per un totale di meno 8t e mi rimane un più 3. E mentre non cambierà nulla per quanto riguarda gli altri, solo che questo mo diventa un po' più difficile da scomporre. Allora, come posso andarmi a rivedere questa cosa? Mi accorgo che qui c'ho un 5, qui c'ho un 3, quindi posso sfruttare questa cosa a mio vantaggio perché potrei rivedere il meno 8 come un meno 5t meno 3t più 3 e qui mi rimane sempre 5t al quadrato. E allora posso raccogliere parzialmente, posso raccogliere un 5t. Se raccolgo 5t mi rimane t meno 1. Se qui invece mi raccolgo un meno 3 mi rimane t meno 1. E a questo punto è fatta perché ho 5t meno 3 che moltiplica t meno 1. Ok, e quindi sono riuscito a semplificare tutta quella roba lì e adesso devo mettere il tutto in maniera più ordinata. Il minimo comune multiplo ricordiamo che era t meno 1 che moltiplica t meno 3 che moltiplica t più 3 e quindi questo corrisponde effettivamente alla parentesi. Poi cosa dobbiamo sistemare? Dobbiamo ricopiare. Bene, quindi sono arrivato in questa fase in cui ho ricopiato tutto e ho ordinato tutto. Quindi non abbiamo fatto nessun passaggio nuovo rispetto a prima. E adesso posso andare a semplificare tutto. Quindi iniziamo. Ho questo t-1 che va via con questo t-1. Questo t-3 che va via con questo t-3. Questo 5t-3 che va via con questo 5t-3
quindi alla fine è rimasta poca roba, è rimasto questo 2 fratto t più 3 che moltiplica 3, mentre qui è rimasto 4 fratto t meno 3 che moltiplica t più 3. Quindi resta da sommare questi due. Come al solito devo crearmi un minimo comune multiplo che sarà dato da 3, t meno 3, t più 3. E adesso devo aggiungere sopra quello che manca sotto. Nel primo caso manca solo un 3, quindi abbiamo 3 per 4, 12. Nell'altro caso abbiamo invece che il 3 c'è già, il t più 3 c'è già, quindi devo aggiungere il 2 che moltiplica t meno 3. Arrivati a questo punto riscrivo 12 più 2 per t che mi dà 2t, 2 per meno 3 che mi dà meno 6, quindi questo qui ancora si può riscrivere come 2t, 12 meno 6 fa ancora 6, quindi raccolgo un 2 e mi viene t più 3, quindi adesso posso andare a scrivere 2 che moltiplica t più 3, fratto 3 che moltiplica t meno 3 che moltiplica t più 3 e vado a semplificarmi questi due e quindi ottengo il mio risultato che è dato da 2 fratto 3 e ancora denominatore t meno 3. Ecco qui il risultato. Allora, dobbiamo cercare di risolvere questa frazione, solo che al suo interno presenta molte altre frazioni, ma il meccanismo è sempre lo stesso, identico. Dobbiamo prima cercare di semplificare il semplificabile, quindi nel primo passaggio ci accorgiamo che possiamo raccogliere un 5, quindi questo diventa 5a più 3, quindi ho raccolto un 5 da quella parte. Stessa cosa la posso fare qua, posso raccogliere un altro 5 e quindi mi rimane a meno 2. E ho sistemato il numeratore. Per quanto riguarda il denominatore, devo fare una differenza di quadrati alla prima frazione, quindi è un a e meno 2 che moltiplica un a più 2, però lo vediamo successivamente. Passiamo a fare direttamente il minimo comune multiplo, quindi che cosa succede? Ti metto una linea di frazione, metto a quadro meno 4 che moltiplica a più 3 e poi il meccanismo è sempre uguale, devo aggiungere sopra quello che manca sotto, quindi nel primo caso vado ad aggiungere un a più 3, nel caso di destra il 2 c'era già quindi lo lascio e vado ad aggiungere un a quadro meno 4. Ora devo cercare di sistemare un po' le cose, lo stesso discorso si applica sopra, devo aggiungere sopra quello che manca sotto, quindi sarebbe una linea di frazione. Il minimo comune multiplo sarebbe 5 che moltiplica a più 3, che moltiplica a meno 2, aggiungo sopra quello che manca sotto, quindi un a meno 2 meno un a più 3. Qui però ci vanno le parentesi. Ok, mentre sotto vado a sistemare ho a più 3 meno 2 a quadro più 8, tutto fratto a quadro meno 4 che moltiplica a più 3. Molto bene, quindi il tutto si è semplificato a questa roba qua. Ora cerchiamo di curare le cose pezzo per pezzo, quindi questa la invertiamo così già ci sembra più semplificata. Qui abbiamo a meno 2 meno a meno 3 fratto 5 che moltiplica a più 3 che moltiplica a meno 2. La frazione che c'è sotto la vado a ribaltare, già che vado anche ad applicare la differenza di quadrati a questo pezzo qua, quindi diventa a meno 2 che moltiplica a più 2 che moltiplica a più 3 e mi sono sistemato questo denominatore sopra perché ripeto una frazione di frazioni quindi va ribaltata. Poi per quanto riguarda quest'altro pezzo mi rimane un meno 2a al quadrato più a e 3 più 8 11. Allora noto che qui si può semplificare a-2 con a-2, posso ancora semplificare a con a e quindi sopra mi rimane praticamente un meno 5, quindi quello che rimane qui è un meno 5 e quindi questo meno 5 lo posso semplificare con questo 5. Difatti mi rimane solo meno 1 fratto a più
3 per quanto riguarda il primo pezzo, anzi non rimane nemmeno questo perché posso ancora semplificare questo a più 3 con quest'altro a più 3 e quindi praticamente di tutta la prima frazione rimane soltanto un segno meno. Poi qui che cosa ho? Ho un a più 2 fratto un meno 2 a quadro più a più 11. A questo punto non rimane più nulla da semplificare, vediamo quanto esce. Effettivamente sopra abbiamo un a più 2 e sotto abbiamo un 2 a quadro e meno a meno 11. Perché? Andiamo a vedere. Questo segno meno adesso si va a trasportare sotto e quindi diventa a più 2 meno per meno più, quindi 2a quadro meno a meno 11 e questo qua è proprio Perché il... non va su? Perché dovrebbe andare sopra? Cioè perché il meno tocca solo qua e non tocca qua? Perché quella cosa la moltiplichi solo una volta, non è che la moltiplichi sia sopra che sotto. Devi decidere se moltiplicarla al numeratore oppure al denominatore. Non ci sono due segni meno, perché se ci fossero due segni meno, ti faccio questo esempio, poni che qui c'è un meno e che qui c'è una fratto b. Allora, stando a quello che mi stai raccontando tu, è come se stessimo facendo meno a fratto meno b. Capisci che se faccio così il segno meno si semplifica ed è come se non ci fosse stato proprio. E quindi il segno meno solo una volta si va a moltiplicare, non sia sopra sia sotto. Ed è il motivo per il quale poi ci troviamo bene con il risultato.